Buongiorno, sono qui a registrare questo brevissimo video innanzitutto per ringraziarvi veramente di quella montagna di affetto che mi state ancora una volta riversando addosso dopo la pubblicazione del mio video precedente Bereshit, il mio inizio. E ho ricevuto veramente tantissimi messaggi, mail, eccetera, nel quale mi manifestate appunto questo vostro affetto di cui vi ringrazio veramente di cuore. Nel contempo mi chiedete anche di precisare un po' meglio in che cosa è consistito il mio lavoro di traduttore. Allora, senza ripetere le cose che già vi ho detto, vi preciso soltanto alcuni elementi. All'inizio le edizioni San Paolo mi hanno affidato il compito di fare il lavoro redazionale sul volume della Genesi e sul volume dell'Esodo che loro nel frattempo avevano già tradotto. Il mio lavoro trova riscontro in ciò che hanno scritto nella presentazione del libro, dove mi ringraziano per la competenza, eccetera, ma l'ho già letto, quindi non ve lo rileggo perché non voglio annoiarvi. Invece importante è il lavoro di traduttore effettivo che mi hanno affidato per i 12 libri dei profeti minori e per i 5 libri, cioè le 5 Megillot. Poi ci sono anche Giosuè e Giudici che però non hanno più utilizzato, perché nel frattempo io ho cominciato a raccontare le cose che veramente leggo nei codici ebraici, nella fattispecie il codice ebraico masoretico, e quindi giustamente li capisco, hanno ritenuto di non poter più utilizzare il mio nome. Mentre nei volumi precedenti, appunto, nei profeti minori, come vedete c'è traduzione interlineare italiana di Mauro Biglino, così pure nelle 5 Megillot, traduzione interlineare italiana di Mauro Biglino, perché così come nelle varie mail di incarico che insomma precedevano i contratti, per esempio in questa, tenuto conto che la pagina dispari, cioè questa pagina qui, comprendente anche le schede dei verbi, sarà curata pressoché integralmente da lei, propongo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi io qui che cosa facevo? Nelle pagine pari dovevo controllare la correttezza del testo greco e in effetti devo dire che probabilmente per problemi di programma, non lo so, c'erano diversi refusi. Ad esempio, faccio un esempio, la lettera sigma, cioè la S, che nel greco deve essere scritta in un modo all'interno della parola, in un altro modo al termine della parola, invece veniva scritta sempre nello stesso modo, quindi ho dovuto correggerle tutte, e poi c'era qualche altra cosetta. Nelle pagine dispari, che erano quelle di mia competenza, ho fatto la traduzione letterale, come appunto è dichiarato qui, la traduzione letterale, ho controllato, perché era previsto contrattualmente, che il testo ebraico fosse scritto correttamente, e come è dichiarato qui, analisi grammaticale di tutte le forme verbali, e l'hanno messo in evidenza perché prima non lo facevano, ho dovuto fare contrattualmente l'analisi, l'identificazione grammaticale di tutte le forme verbali, e questo è presente in ogni pagina, indicandole con le codifiche internazionalmente riconosciute. Quindi questo è stato il mio lavoro che ho fatto su questi 2 volumi che contengono appunto i 17 libri da me tradotti letteralmente. Ecco, quindi questo è stato, questa è l'informazione diciamo così completa, questo è stato veramente il mio Bereshit, cioè il mio inizio, e così come nella Bibbia Bereshit significa in principio, inteso come all'inizio della storia che stiamo per raccontarvi, qui il mio Bereshit è stato il mio inizio, cioè l'inizio della storia che mi ha portato ad essere qui adesso a condividere con voi le emozioni e la passione del mio lavoro, passione che desta appunto per fortuna tutto questo vostro grande interesse, questo vostro grande affetto
di cui vi ringrazio e quindi vi saluto e vi abbraccio tutti veramente di cuore. Ciao!